Buongiorno ragazzi, scusate un po' l'occhio, ho preso un colpo d'aria, questa location rilassante, fuori casa, bellissimo il fresco. Oggi, come avete visto dal titolo, vi voglio parlare di cos'è per me il modellismo. Vi racconterò un po' la storia del mio modellismo, ok, dei miei hobby durante la mia vita e poi alla fine vi dirò le mie considerazioni, per cui abbiate pazienza, ascoltatemi che vi voglio farvi capire due o tre cose. Allora, io ho iniziato più o meno all'età di 8 anni, ne ho 44, per cui un po' di modismo l'ho fatto. Ho iniziato con i trenini elettrici. Mio papà aveva fatto un plastico piccolino dove si giocava, giocavo così un pochettino. Per poi piano piano con due o tre trenini, quelli economici, tranne uno, bellino, abbastanza simpatico, delle ferrovie tedesche. E iniziai così a approcciarmi al mondo del modellismo. Più crescevo e più vedevo che mi piaceva un sacco, no? Allora mi ero messo a fare un plastico io, però vivendo in appartamento il plastico che si poteva fare non era grandissimo, era fatto su due livelli dove dovevo tirare fuori, creare un tavolo più grande, però lavoricchiavo, andavo a scuola e riuscivo a comprarmi qualcosina. Pian piano sempre di più. E poi capite perché vi sto dicendo queste cose un attimo. E di più acquistavo altre cose perché magari lavoravo e dicevo ok, guadagno 100, 20 li metto per il modellismo e magari gli altri me li spendo per casa, per via dicendo, per altre cose, no? Poi mi misi anche a fare modismo statico. Come papà mi ero messo a fare questo plastico di un pezzo di guerra, però naturalmente io copiavo a lui perché lui era quello bravo nella manualità, nel fare le cose, veramente si era messo a fare cose piccoline, dettagliate. Lo copiavo, normale, ero piccolino, cosa potevo fare? Mica potevo fare chissà che cosa. Però guardando e copiando, pensate una volta, già da piccolo, facevano gli elicotteri telecomandati, ci eravamo messi a costruire proprio i pattini e tutto, il legno ragazzi, perché comunque le finanze erano quelle che erano, non si poteva chissà cosa pretendere, però il legno, non andavo con i miei amici per stare con lui a costruire questo elicottero che alla fine un progetto è andato fallito in 2 secondi, però andiamo lì avanti. Per fortuna e nella sfortuna ebbi un incidente all'età di 18 anni, 19, non per colpa mia, 19 scusate ragazzi, con i soldi che avevo preso per l'incidente, una parte avevo preso una macchina a scoppio, una 10, una Thunder Tiger da touring, bellissima, 2 marce, una bestia. L'unico posto che si poteva girare lì, io sono di Venaria, provincia di Torino, era lo stadio delle Alpi. Si andava in questo parcheggio e si girava lì, nessuno ti considerava, c'era proprio freddezza in questo cosa qua, perché poi c'era chi ostentava il suo modellismo, la sua macchinina perfetta e tu eri quello che la macchinina usata. Pensate, una volta vado per giocare, al tempo le frequenze erano, si dovevano dire le frequenze per non avere le copie, perché ogni copia poteva interferire e guidare la tua macchinina, tanto che vado a chiedere, nessuno aveva la mia frequenza. Questo qua accende la mia macchina parte contro il marciapiede, da così si è ridotta così. Anche lì tristezza assoluta perché questi erano quelli che erano. Allora mio papà si era messo col martello e l'incudine a appiattirmi il telaio, rendermelo quasi piatto perfetto per poterlo rimontare e poter rigiocare. Purtroppo era così, ci si doveva accontentare di quello che era. Poi da lì, finito a Torino con le macchinine, non ho finito, continuavo sempre a usarle, mi sono venuto in Sardegna, mi sono trasferito in Sardegna e allora qui le macchine da strada era impossibile usarle, vivendo in un paese. Allora pian piano ho conosciuto delle persone che facevano off-road 1.8, mamma mia, al tempo guadagnavo veramente poco qui in Sardegna e costava mi sembra 600-700 euro una macchinina e non potevo permettermelo. Allora avevo preso questo telaio, questo ragazzo, senza motore e senza elettronica, di un Thunder Tiger B4, no? E piano piano me l'ero rifatta. Mi prendevo anche in giro perché non potevo permettermi le gomme. Avevo gomme lisce, lisce, lisce. Però stranamente in pista fatta in un terreno che avevo diciamo in affitto, eh, gli davo, scusate il termine, merda proprio veramente. Gomme lisce ragazzi, pensate un po', cioè talmente dove arrivava, io non posso ma davo il massimo per vincere, ok?
Fatto quello, per esempio, ci ho fatto a comprarmi altre due macchinine, sempre da off-road, una uguale a questa Thunder Tiger B4, un tronco pazzesco, durissima, e un'altra macchinina che non mi ricordo, mi sembra una Losi, bellissima, veramente, che per me l'avevo messo bene, upgradato. Fecero una gara, sempre questo mio terreno, ma non giocai, feci giocare, tra virgolette, l'amico che era negoziante, ma lasciamo perdere, andò tutto male, cioè giocavo con macchine costose, ma volevo risparmiare sul niente, per cui non importa. Nel frattempo, mentre io avevo questa pista di off-road, mi ero fatto anche il campo volo, chiamiamolo, e iniziai a giocare, cioè faticando sempre, a giocare con gli aeroplani a scoppio. Mi presi un Kyosho calmato, ala alta, e spesato totale mi sembra che eravamo sui 400 euro, ma tutto sempre a pezzo, prima l'aereo, poi l'elettronica, fino a che negli aeroplani passai dallo scoppio, dovuto a incidenti, caos e grandezza per spostare che non c'era spazio, ai biplani elettrici piccolini, così potevo volare anche in poco spazio, capito? Mi divertivo così, no? E fino ad arrivare alla turbina elettrica. Per me la turbina elettrica era il top. Perché vi dico questo? Perché io partivo sempre dal basso, sempre da qualcosa che costava non poco, ma non so usarlo, non so se mi piace, parto dal basso e poi se mi piace arrivo al top per le mie finanze. Non vado a esagerare subito a partire da una turbina elettrica, una turbina a cherosene, quando non ho la finanza e non so se mi piace. Questo è già un po' di quello che volevo spiegarvi. Poi in concomitanza degli aeroplani passai agli elicotteri insieme proprio, no? Volavo con uno e con l'altro. Al tempo l'elicottero base costava sui 1000 euro più o meno a scoppio, un classe 30 mi sembra. Ma non presi quello perché devo fare chissà che cosa, ma perché il negozio andava a quello, in Sardegna non c'era molta scelta e avevo preso quello. Però dato che viaggiavo molto, andavo a Torino e tornavo in Sardegna, e la carburazione cambiava, era uno sclero, non potevo portarmi un elicottero da 1,5 metri in macchina, allora mi comprai il classe 450, ma non perché costavano poco, ma perché erano comodi e potevo volare dove volavo, cioè volavo dove volevo, avevo un piccolo cortile come questo ad esempio, così con un 450 qua si vola che è una meraviglia, è stupendo, avete capito il senso? Ma ne avevo 3 o 4 di classe 450, più salivo su classe 500, cioè stavo su, ma usati ragazzi, perché idem lì dovevo testare se quel modello in quella classe volava bene, piaceva a me, allora potevo evolverlo, non stavo a comprarmi l'elicotterino tutto in erga, tutto figo che fa figo, no, non serve a niente ragazzi, se non sai volare, figo, vai per terra e lo rompi, non serve a nulla. Mi sto dando già qualche mio piccolo insegnamento, non è riguardo al modellismo ragazzi, fate bene caso, è riguardo alla vita. Qui siamo in ambito modellistico, giustamente, non dico di no, è vero, siamo in ambito modellistico, ma è questo che vi fa capire come si deve andare avanti, capito? Cioè, non buttatevi nel massimo perché dovete far vedere che siete il massimo, buttatevi nel giusto. Dopo il soft tire, lo sclero, inizio di nuovo, mi presi un drone, al tempo per fortuna i droni non c'era il patentino, no? Ma sono anche un pilota di drone, ho fatto tanto di patentino, eccetera, non importa. Bellissimo, possiamo fare video, ma io legavo sempre qualcosa da fare a YouTube, ok? Faccio questo che YouTube magari mi può, scusate il termine, pagare, così almeno riesco a comprarmi qualcosina in più e avere qualcosina in più per sia crescere io su YouTube, sia crescere io in quell'ambito, ok? Che è bello avere un mezzo che costa un po' di più grazie a tanta fatica, tanto lavoro dietro, e poterlo mostrare agli altri. Poi arrivato al clou, turbina elettrica, elicotteri, alianti, biplani 3D, cioè tutto, ma roba piccolina, avevo circa una quindicina tra elicotteri e aeroplani, mi venne lo schizzo di vendere tutto e stoppai all'età di, mi sembra, nel 2011 forse, sì, 2011,
stoppai il modellismo per un pochettino e feci soft tire, guerra simulata. Però il modellismo era qua, era qua. E cosa feci? Mi presi Warhammer, miniature da colorare, giocare, guerrigliare. Perché io, cosa che voglio del modellismo, non mi piace la roba statica. Cioè, allora, la miniatura la coloro, ma creo un gioco, un'azione. Ciò che è statico a me mi annoia. Di conseguenza feci software, ma sempre con il Warhammer a fianco. E questo è anche lì, partì da poco, piano piano se mi piaceva, ad arrivare ad avere eserciti immensi. E quello che vi voglio fare ricordare è un altro punto che qua arriveremo alla fine a spiegarvi. Non buttatevi a capofitto su un hobby che sia il modellismo o un altro spendendo milioni. Dico il perché. Nell'aeromodellismo, negli elicotteri andai in campi volo dove mi facevano sentire piccolino perché loro avevano l'aereo di 10.000 euro, piccolino perché il loro elicottero costava 15.000 e tu solo 1.000. Per voi 1.000 euro è tanto, per me 1.000 euro è tanto, per loro ero un poveraccio, capito? Perché io partivo dal basso e, ed è brutto in un mondo già che già è piccolo, in Sardegna ancora più piccolo, e sentirsi dire ma il tuo elicottero costa solo 1.000 euro. No ragazzi, non pensate a quello. Io parlo di questo, ma per farvi capire un'ampia gamma delle cose. Non vuol dire che io ho un qualsiasi cosa, che sia un modellino, un vestito o qualsiasi cosa che costa poco è perché sono messo male. No, perché il mio tanto è quello e devo ringraziare di avere quello. Avete capito? Magari non è ciò che voglio, è buttare 2-3 mila euro, come ho fatto con un drone, buttare 1.500 euro e dopo un mese rivenderlo, perché ho visto tanti problemi, non serve a quello. Di conseguenza, ragazzi, ecco io dove voglio arrivare. In qualsiasi cosa volete fare, qui in ambito modismo o in altro, non partite a bomba. Tanto partire a bomba senza questi rimarrete con quella cosa, che sia un mezzo rotto, che sia una macchina, una moto, una bici, fermi. Partire a bomba non serve a niente e non vergognatevi se gli altri vi dicono il tuo mezzo, la tua scarpa, la tua bici costa poco. Non c'è problema, io vado perché io con bici che costavano poco facevo cose che a proporzione di gente che faceva altre cose con bici da 2-3 mila non ne faceva. Disceso salti con le ruspe, io grazie alle mie ruspettine passatemi il termine, da 3 euro, da 10 euro a 100 euro, ce l'ho fatta entrare nel partner di YouTube, grazie a loro, grazie alla mia inventiva. Non li chiamiamola una, come si dice, una, non mi viene la parola, una lezione di vita, ecco, non chiamiamola una lezione di vita, chiamiamola una cosa che, oh, non dovete essere meglio di nessuno, dovete essere meglio di voi stessi. Io faccio X, io faccio, passiamo il termine, una casetta, oggi è storta, domani è dritta. Questo è quello che conta, migliorare me stesso. Se tu mi vieni ma tu hai quello che costa poco, non importa. Il mio che costa poco funziona sempre e se si rompe posso ricomprarmelo o aggiustarlo. Siate ciò che voi siete veramente. Se la vostra famiglia o voi che vivete da soli avete pochi soldi, fate quello che potete. Voi vedete il mio garage, potevo comprarmi 1-2 mezzi dal valore del mio garage, anche un po' più grande, ok? Ma mi sono detto, perché buttare X soldi per 2 mezzi quando con gli stessi soldi ho molti più mezzi e riesco a creare storie. Possono piacere a voi, a te piacciono le storie, tu ti diverti? Bene, per farvi capire che ogni calcio una sedere che prendete è un modo per farvi alzare e non per farvi crollare. Di conseguenza, ragazzi, tutti voi, piccoli e grandi, se non potete, fate ciò che potete, dove potete arrivare e dove, se c'è un intoppo, potete salvare. Ho voluto farlo così questo video, ragazzi, veloce, non so quanti minuti ci ho messo, magari sono un po' logoroico magari a parlare, ma ciò che mi piace è questo.
Detto questo, ragazzi, la vita è bella, prendetela con divertimento e fatela nei vostri limiti. Ciao.